Buongiorno a tutti. Il giro di oggi comincia in quella che Giovannino Guareschi definì una fetta di terra fra il Po e l'Appennino. Mi trovo infatti a Brescello, paese celebre per essere stato l'ambientazione delle vicende, dei personaggi narrate appunto all'interno dei romanzi di Giovanni Guareschi, Peppone e Don Camillo, gli eterni amici, nemici, parroco e sindaco di questo paese della Bassa. È inutile dire che in questo paesino tutto parla di questi personaggi e delle loro vicende. Terminata la visita a Brescello, il percorso ora continua attraversando le strade che si snodano tra i fiumi Po e Oglio e alla ricerca di tutte quelle piccole chicche che caratterizzano questo piccolo paese compreso tra il Po e l'Appennino. Primo attraversamento della giornata, fiume Po terribilmente in secca. All'orizzonte sulla destra si intravede Sabbioneta, che sarà la prossima meta, città antica murata, quindi ci entreremo passando da una porta. La porta di Sabbioneta. La città di Sabbioneta è uno dei tanti piccoli gioielli all'interno della pianura padana,
è talmente bella che fa parte del club dei comuni più belli d'Italia ed è stata dichiarata nel 2008 patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. La città Sabbioneta fu costruita da Vespasiano Gonzaga Colonna negli anni tra il 1554 e il 1591 su un terreno dove sorgeva un antico insediamento e una rocca appartenuta a suo nonno. E diciamo che fu costruita con scopi principalmente difensivi, tant'è che le mura che la circondano rappresentano una delle testimonianze di mura più possenti di quel periodo. Una curiosità, all'interno della città di Sabbioneta passa il 45° parallelo, quindi si trova esattamente a metà strada tra Polo Nord ed Equatore, e il nome deriva da sabbia, perché la città è costruita su un terreno alluvionale, quindi sabbioso. Diciamo che al suo tempo Sabbioneta doveva resistere un po' all'ingerenza di stati più grossi che la circondavano. C'era infatti a ovest lo stato di Milano, a est lo stato di Mantova e a sud lo stato di Parma, che erano molto più grossi, e quindi anche per questo era stata dotata di possenti mura difensive. Bene, ora torniamo a prendere il filo destriero e si continua il giro. Tra poco attraverserò uno dei 2 ponti di barche che sono previsti, che fanno parte del giro di oggi. Dovrebbe essere qui. Eccolo.
stiamo arrivando a San Matteo delle Chiaviche. L'impianto idrovero di San Matteo delle Chiaviche fu costruito a partire dal 1921 su progetto dell'architetto Portaluppi di Milano e rappresenta un'opera imponente se si pensa che si sviluppa per 182 metri ed ha una larghezza di circa 35 metri. L'impianto provvede al drenaggio di circa 32.000 ettari di terreno, pompando nel fiume Oglio le acque che provengono dai canali Navarolo, Ceriana e Fossola, e ha una portata di circa 53.000 litri al secondo. Tra non molto incontrerò anche il secondo ponte di barche, decisamente più grande del primo. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Mantova. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Ed è proprio a Mantova, in una grandissima piazza Sordello, che finisce il giro di oggi.
tanti chilometri piacevoli tra il Po e l'Oglio, o per dire la Guareschi tra il Po e gli Appennini. Ora vado a cercare se riesco a bere una Coca-Cola e poi dritti a casa. Un saluto a tutti e arrivederci al prossimo giro.